Cosa intendiamo per andare a sfinimento? Intendiamo svolgere costantemente esercizi portando il nostro corpo al limite delle sue possibilità di espressione. Ovvero, se abbiamo un carico con il quale riusciamo ad eseguire al massimo 10 ripetizioni, andremo a tirare alla morte ogni singola serie fino alla 10ª ripetizione, a RPE 10. Se volete guardare il video sull'RPE ve lo lascio qua sotto. Significa protrarre una sessione di allenamento continuando costantemente ad abbassare il livello dei blocchi o delle vie per riuscire a tirare avanti ancora un po'. Significa quindi iniziare una sessione ipoteticamente su dei 7A, spostarci su dei 6C perché si è accumulata un po' di fatica e poi continuare su dei 6B e poi su dei 6A pur di continuare a portare avanti la sessione d'allenamento. Attenzione, non sto dicendo che quando ci si allena non bisogna impegnarsi al massimo, bensì sto dicendo che non dobbiamo andare a svolgere tutti gli esercizi a sfinimento. E in questo video vi spiegheremo il perché. Sono Stanislao, fondatore di SFZ Performance, tecnico della nazionale di arrampicata ed allenatore professionista. Negli anni abbiamo aiutato decine di atleti e allenatori a raggiungere i massimi livelli e oggi vi presenteremo il perché non devi andare a sfinimento in ogni allenamento. Sigla! Quindi, perché è meglio evitare di andare a sfinimento ogni singola serie di ogni allenamento? Partiamo da un concetto fondamentale. I muscoli si muovono perché ricevono sempre un input dal sistema nervoso e per questo il sistema nervoso e i muscoli sono strettamente collegati. Evitare di andare a sfinimento ci permette di tollerare un maggiore volume di lavoro senza faticare esageratamente il nostro sistema nervoso, che se andassimo a spremerlo al limite fin dalle prime serie ci impedirebbe di sviluppare nuove contrazioni efficaci durante l'allenamento. Questo perché avviene? Perché il sistema nervoso, se sottoposto a stress troppo elevati, tende ad affaticarsi anche in modo estremamente repentino. Se partiamo un po' troppo allegri nell'allenamento, andremo ad inficiare pesantemente l'intensità di quell'allenamento e il volume che potremo tollerare durante quella seduta. E per nostra sfortuna questi due fattori, intensità e volume di allenamento, sono fondamentali per ottenere un adattamento dall'allenamento, ovvero sono i parametri che ci fanno migliorare di allenamento in allenamento. Inoltre, questo effetto di affaticamento può andare ad accumularsi seduta dopo seduta e nel medio e nel lungo termine si trasformerà in una gigantesca palla di neve che andremo a pagare a settimane o mesi dall'adozione di questo nuovo stile di vita estremo. Tutto RPE 10, vero buffer, tutto alla morte. Sia che ci stiamo allenando in autonomia o in compagnia, cerchiamo sempre di dosare lo sforzo per non andare ripetutamente a sfinimento durante le nostre sedute. Nota importante per tutti quelli che si allenano 1 o 2 giorni a settimana? Beh, in quel caso non c'è nessuna controindicazione. Il vostro corpo avrà tutto il tempo necessario per recuperare da una seduta alla successiva e quindi potete tirarci a vostro piacere e gradimento. Per questo video è tutto, vi saluto.